Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme la mini calza di Natale. In occasione appunto dell'Epifania che si sta avvicinando, ho realizzato proprio una calza piccola. L'anno scorso vi avevo presentato sul canale la calza grande. Questa è ideale per regalini, per appenderle con dei cioccolatini all'interno, oppure facendola un pochino più alta da questa parte potete inserire coltello, forchetta e cucchiaia, addobbare la vostra tavola nelle feste, quindi si può utilizzare in vari modi. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più, vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto, e lì cercherò di anticipare con storie e post quello che poi verrò a portare qui sul canale. Da pochissimo sono anche su TikTok e quindi vi lascio il link e vi invito a seguirmi, e in più nelle info del video troverete anche il link PayPal per le donazioni per chi volesse farlo, che mi servirà per migliorare il mio canale. Detto questo, se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò lana rossa, va bene qualsiasi tipo di marca, lana bianca. Lavorerò il tutto con uncinetto numero 3,5, poi avrò bisogno un marcapunti e un paio di forbici. Prendiamo la lana rossa, io ne realizzerò un altro uguale perché voglio appunto fare dei regalini con dei cioccolatini inseriti all'interno. Prendiamo il rosso, la lana rossa, e facciamo un cerchio magico. Entriamo l'uncinetto, usciamo il filo, una catenella, e all'interno del cerchio magico lavoriamo 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tiriamo la codina iniziale ed entriamo con l'uncinetto nel primo punto basso che abbiamo fatto, prendendo tutte e due le costine. Entriamo e facciamo direttamente una maglia bassa. Questo è il punto che ora andremo a marcare. Rientriamo nello stesso punto e ne facciamo un altro, quindi 2 punti bassi nello stesso punto, e continuiamo così fino alla fine. Facciamo 2 punti bassi nello stesso punto. Alla fine del giro ci ritroveremo con 16 maglie basse. Fatte le nostre 16 maglie, sganciamo il marcapunti, entriamo nel punto segnato e facciamo una maglia bassa. Rimarchiamo la maglia che abbiamo appena fatto e continuiamo nel punto seguente. Facciamo 2 maglie basse nello stesso punto. Nel successivo una maglia bassa, quindi facciamo una maglia bassa più un aumento nel punto seguente per tutto il giro. Ci ritroveremo alla fine con 24 maglie basse, quindi continuiamo 2 maglie basse, in quello seguente una, nel successivo 2, fino ad arrivare alla fine del giro. Fatte le nostre 24 maglie basse, sganciamo, rientriamo nel punto marcato, facciamo la maglia bassa e lo rimarchiamo.
e qui dobbiamo lavorare una maglia bassa per ogni maglia sottostante, quindi in tutto 24 maglie basse. Questo lo dobbiamo fare per 9 giri, quindi ci dobbiamo allungare per 9 giri, dobbiamo lavorare sempre 24 maglie basse da questo giro, però, quindi non compreso al giro con gli aumenti. Quindi in tutto le 24 maglie basse col giro degli aumenti saranno 10. Quindi da qui in poi facciamo il primo e dobbiamo fare altre 8 giri di 24 maglie basse. Quindi ci lavoriamo una maglia bassa per ogni maglia sottostante e ci rivedremo alla fine dei 9 giri sempre di 24 maglie basse. Fatti i 9 giri di 24 maglie basse, tiriamo la codina del filo e lo lasciamo in sospeso, sganciamo il marcapunti e prendiamo la lana bianca e ci inseriamo precisamente nel punto che avevamo marcato. Quindi ci inseriamo nel punto, tiriamo la lana, facciamo una catenella e rientriamo nello stesso punto facendo una maglia bassa. Tiriamo la codina, abbiamo fatto la prima maglia bassa. Ora lavoriamo nei punti seguenti. In totale dobbiamo lavorare 11 maglie basse. Cerchiamo di lavorarci anche la codina di inserimento, così la leviamo in modo naturale senza poi doverla tagliare e poi sistemarla col lago. Quindi 1 2 3 4, ora qui già la possiamo mettere da parte e poi la tagliamo, 5 6 7 8 9 10 e 11. Quindi abbiamo lavorato 11 maglie basse, una catenella, voltiamo il lavoro e ci lavoriamo e rientriamo sempre nella stessa catenella, quindi nella stessa maglia dove abbiamo generato appunto la catenella. Infatti la catenella è solo per voltare il lavoro, quindi facciamo la prima maglia bassa e ripetiamo sempre le nostre 11 maglie basse. Quindi facciamo una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante. Per ora stiamo lavorando la parte del tallone. Entriamo nell'ultimo punto e facciamo la maglia bassa. Quindi abbiamo fatto già 2 righe di maglie basse, una catenella, voltiamo il lavoro, quindi proseguiamo facendone altre 6, quindi 8 righe totali. Quindi le prime 2 le abbiamo fatte, rientriamo sempre qui nel primissimo punto con la maglia bassa e continuiamo a farci le nostre righe di maglie basse.
quindi ripeto per un totale di 8 volte. Fatte le nostre 8 righe, questo è il dritto del lavoro e qua è il rovescio. Che facciamo? Pieghiamo, prendiamo il dritto, guardate, e pieghiamo nella parte del rovescio. Siamo da questa parte, entriamo l'uncinetto nell'altra parte e ci prendiamo la solina, ce la portiamo, qui c'è la solina, facciamo passare il filo all'interno della solina e del primo punto, prendendo poi le costine da una parte e dall'altra faremo una cucitura con maglia bassissima di questo pezzettino, sempre lo stiamo cucendo dal rovescio del lavoro, quindi facciamo maglie bassissime prendendo da una parte e dall'altra, ci tiriamo il filo fuori e lo facciamo passare e prendiamo qui alla fine, prendiamo tutti e due i punti un pochino più in basso, non proprio le costine, proprio il punto, prendiamo il filo e lo facciamo passare sempre con maglia bassissima e possiamo tirarlo, giriamo il lavoro così e abbiamo formato il tallone della nostra calza. Quindi ora questo filo dove abbiamo chiuso lo tagliamo, lo facciamo passare all'interno della solina, quindi lo stringiamo e lo facciamo passare nelle maglie, quindi lo eliminiamo perché è un filo che poi alla fine non ci servirà più, quindi vi potete aiutare anche con un ago, però lo fate passare in varie maglie così poi lo possiamo tagliare. Giriamo di nuovo il lavoro e possiamo proseguire la nostra calza. Riprendiamo la lavorazione dalla solina che avevamo lasciato in sospeso ed entriamo direttamente nel primo punto bianco, quindi dobbiamo fare delle maglie basse per ogni punto sottostante, diciamo per ogni riga che abbiamo fatto e che abbiamo appunto nella parte bianca. Quindi ci lavoriamo le nostre maglie basse, qui ci prendiamo sempre una maglia per ogni riga, anche qui nella cucitura cercate di essere comunque omogenei nel lavoro. Fino ad arrivare al primo punto bianco e ci inseriamo direttamente nella prima maglia rossa e abbiamo fatto tutto il contorno, dopodiché continuiamo fino ad arrivare dall'altra parte da dove abbiamo iniziato. Io non ho inserito più il marcapunti perché coincide con la parte bianca,
quindi con l'inserimento della lana bianca. Qui siamo arrivati al primo punto che abbiamo effettuato e abbiamo contornato di rosso tutta la parte del tallone. Come vedete, anche se irregolare, non ci fate caso, perché alla fine il bello di queste calze è anche questo, il non essere proprio regolari. Quindi diciamo che fa parte anche questo della struttura appunto della calza che stiamo facendo. Quindi qua siamo arrivati, lasciamo un punto, guardate, voglio far vedere bene, questo è il punto che noi avevamo lasciato la solina. Quindi entriamo nel punto di inizio, prendiamo il filo, entriamo nel punto successivo, prendiamo il filo e chiudiamo insieme, e qui abbiamo fatto una diminuzione. Ora continuiamo maglia su maglia fino ad arrivare dall'altra parte, dove faremo la stessa cosa. Quindi ci continuiamo una maglia bassa per ogni maglia sottostante fino ad arrivare dall'altra parte. Arrivati qui, vedete, c'è il primo punto che abbiamo fatto appunto sulla lavorazione del bianco, prendiamo il filo e poi entriamo nel primo punto che abbiamo effettuato del rosso e facciamo un'altra diminuzione come abbiamo fatto dall'altra parte e continuiamo da qui punto su punto. Arrivati qui nel punto iniziale, perché noi teniamo conto, senza mettere il marcapunti, che il punto iniziale era qui, quindi teniamo in riferimento la parte bianca con la parte rossa, quindi il punto prima della parte rossa, quindi questo è il punto che noi avevamo sempre marcato. Quindi possiamo anche non inserire il marcapunti e continuare a lavorare in tondo per altri 10 giri, quindi maglia su maglia senza fare né diminuzioni né niente. Quindi qui ci lavoreremo sempre una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Possiamo contarli tranquillamente perché c'è il primo giro di inserimento del colore e il secondo. Per ora noi stiamo facendo il terzo giro, quindi il primo, secondo e terzo. Quindi dobbiamo andare avanti per altri 9 giri. E ci rivedremo quando arriveremo già all'altezza desiderata. Ci siamo rialzati di 11 giri a partire dal giro dopo del primo aggancio qua nel bianco, quindi contando 11 giri di 28 maglie basse. Qui è all'incirca il punto di inizio, senza calcolare più di tanto, quindi senza inserire marcapunti. Facciamo 3 maglie bassissime e tagliamo il filo rosso.
Ripeto, come vi ho detto all'inizio, se voi volete formare un portaposate per la tavola per l'Epifania, comunque per le feste, potete continuare a fare giri in più, quindi lo fate più altino e poi inseriamo il pezzetto bianco e quindi calcolate l'inserimento poi all'interno di forchetta, coltello e cucchiaio e quindi fare un portaposate. Quindi è anche un'idea carina. Fatti le 3 maglie bassissime, possiamo tagliare il filo. Lo agganciamo e questo poi per un pezzettino ce lo lavoriamo con la lana bianca. Prima di inserire la lana bianca facciamo passare il filo di chiusura in qualche punto, così lo eliminiamo, anche con l'uncinetto, con un ago, così. Questo lo possiamo tagliare e inseriamo la lana bianca, quindi la possiamo inserire in qualsiasi punto, quindi prendiamo un punto qualsiasi, inseriamo la lana, facciamo una catenella, due catenelle, nel punto successivo lavoriamo una maglia alta, quindi ci dobbiamo lavorare una maglia alta per ogni maglia sottostante. All'inizio lavoratevi pure la codina della lana bianca, così la eliminiamo in modo naturale. Quindi ci lavoriamo una maglia alta per ogni punto che abbiamo a disposizione fino alla fine del giro. Arrivati all'ultimo punto, mi chiudo con maglia bassissima nella seconda catenella, prendo l'uncinetto, entro nella maglia appunto sottostante, mi tiro il filo e lo faccio passare con maglia bassissima nella solina, quindi rientro all'interno della maglia a rilievo, faccio 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro sempre nella parte sottostante del punto con l'uncinetto, mi tiro il filo e faccio la maglia alta, quindi eseguo delle maglie prese in rilievo. Qui siamo in corrispondenza del tallone, quindi dobbiamo fare il nostro cappietto per poterla poi appendere. Lavoro ancora una maglia in rilievo normale, dopodiché in corrispondenza della piegatura, quindi il punto successivo, devo formare il mio cappietto. Entro nella maglia, la lavoro sempre normale, la maglia alta presa in rilievo, faccio 10 catenelle, 3 4 5 6 7 8 9 10, mi chiudo con maglia bassissima proprio nella parte superiore della maglia, filo sull'uncinetto, entro nella maglia successiva e continuo la lavorazione in rilievo.
Quindi ho formato il cappiettino che poi mi consentirà di appenderla. Se lo volete più grande, al posto di 10 catenelle ne fate di più. Continuo la mia lavorazione fino ad arrivare alla fine. Quindi mi lavoro per ogni maglia sottostante una maglia alta presa il rilievo. Arrivati qui all'ultimo punto, qui c'è la prima maglia e le 2 catenelle che abbiamo fatto. Mi chiudo con maglia bassissima nella seconda catenella. Tiro il filo e la calza, la mini calza è terminata. Quindi posso tagliare il filo lo aggancio e faccio passare il filo nella lavorazione nella parte interna, quindi lo nascondo, così poi si può tagliare completamente. Qui magari lo possiamo fare con l'aiuto pure di un ago. Io per ora vi faccio vedere solo come toglierlo, se eventualmente non avete l'ago a disposizione. E tagliate il filo. Quindi la nostra calzina è pronta, perfettamente uguale a quella che già avevo realizzato, e quindi questi diventeranno comunque dei regalini che io farò appunto per questo, per l'Epifania. È velocissima e semplicissima da realizzare. Penso che non dovreste trovare difficoltà. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un pollice all'insù e condividetelo, mi raccomando. E io, come sempre, vi ringrazio di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.